Come si siglano gli accordi? Ciao, sono Salvo Di Piazza e se sei nuovo di qui iscriviti al canale. Oggi parliamo di come si siglano gli accordi, un metodo che si è diffuso principalmente nel mondo anglosassone ma che adesso viene utilizzato da sempre più persone. Quindi non è un metodo ufficiale, tra virgolette, infatti ci sono diverse varianti anche per indicare la stessa tipologia di accordo, ma diciamo che col tempo questo sistema si sta uniformando e diffondendo sempre di più. Sebbene noi italiani abbiamo il nostro modo di scrivere gli accordi, è comunque molto importante conoscere questo metodo perché nel momento in cui ad esempio vogliamo studiare un brano internazionale che non troviamo nelle risorse dell'editoria italiana, al 99% questo brano viene scritto utilizzando questo metodo di sigle che adesso ti faccio vedere. Quindi, senza perdere altro tempo, iniziamo. La prima cosa da dire è che questo sistema si basa sull'utilizzo delle lettere dell'alfabeto per indicare l'altezza delle note. Infatti ancora oggi i paesi anglosassoni utilizzano questo sistema, contrariamente ad altri paesi come l'Italia, la Francia e la Spagna che si affidano invece a utilizzare i classici nomi delle note che conosciamo, sono do, re, mi, fa, sol, la, si. Quindi le lettere dell'alfabeto utilizzate vanno dalla A alla G e la lettera A corrisponde alla nota La. Per quello che riguarda gli accordi, partendo da quelli più elementari e semplici, ne riconosciamo di 4 tipologie, che sono gli accordi maggiori, minori, eccedenti o aumentati e diminuiti. Normalmente, quando si vuole indicare un accordo maggiore, si utilizza semplicemente la lettera corrispondente all'accordo maiuscola, senza apporre alcun simbolo. Quindi, quando io utilizzo ad esempio una lettera A maiuscola, sto sottintendendo un accordo di La maggiore. Quando invece voglio rendere un accordo minore, di solito si utilizza una M minuscola, anche se in alcuni casi si può anche trovare un trattino meno. Per quello che riguarda invece l'accordo aumentato o eccedente, di solito si utilizza un più e in alcuni casi si può anche trovare l'aggiunta di un suffisso, che sarebbe AUG, che sarebbe l'abbreviazione di augmented, appunto aumentato. Quello che riguarda invece un accordo diminuito, di solito accanto alla lettera dell'alfabeto si utilizza un piccolo cerchietto in alto o in alcuni casi si può anche trovare scritto con l'aggiunta di un suffisso che è dim, che appunto è l'abbreviazione di diminished, diminuito. Per quello che riguarda gli accordi sospesi, di solito si utilizza la lettera dell'alfabeto corrispondente con l'aggiunta del suffisso sus, che è l'abbreviazione di suspended, quindi sospeso. Si può tenere in modo così generico oppure accanto a sus si può aggiungere un numero che specifica di che tipo di sospensione si tratta. Per esempio, se è un accordo di La sus quarta si aggiungerà il 4. Se invece si tratta di un accordo di sus nona si aggiunge appunto il numero 9, anche se in alcuni casi viene indicato come sus 2. Se vogliamo apportare delle modifiche a delle note specifiche che sono contenute nell'accordo, possiamo inserire queste alterazioni all'interno di parentesi. Per esempio, all'interno di un accordo di La maggiore potrei decidere di volere la quinta diminuita. Allora in quel caso andrei ad aggiungere tra parentesi B5. Quindi in questo caso io andrei a specificare che si tratta di un accordo maggiore ma con la quinta diminuita. Se invece volessi un accordo con la quinta eccedente, come abbiamo visto poco fa, basterebbe aggiungere diesis 5. È anche possibile fare delle aggiunte, quindi rispetto a un accordo di base andare ad aggiungere delle note, dei gradi. Per esempio, a un accordo maggiore potrei decidere di aggiungere una nona. Allora, in quel caso basterebbe tra parentesi aggiungere il suffisso add, che sta per aggiungi, e poi accanto a questo suffisso aggiungere il grado che voglio di fatto aggiungere, implementare in questo accordo. Se voglio aggiungere una nona metterò add 9. Invece volessi aggiungere, non so, un'undicesima, potrei scrivere add 11 per esempio o add 13, ok? Quindi si tratterebbe di un accordo maggiore con una tredicesima o una nona, come in questo caso, aggiunta. Se invece voglio omettere un grado accanto alla lettera dell'accordo, dovrò aggiungere il suffisso omit, si può mettere sempre tra parentesi, e accanto a questo suffisso il numero del grado che voglio mettere. Se per esempio voglio mettere la terza completamente e non sostituirla con un'altra come avviene con il sus, posso mettere omit 3. In questo caso di fatto si trasforma in quello che noi di solito chiamiamo power chord, quindi un intervallo di quinto o un bicordo. Se non voglio utilizzare il termine omit, posso anche utilizzare il suffisso no 3.
Visto che ci siamo, questo caso particolare che rappresenta di fatto un power chord comincia ad essere indicato sempre più spesso con la lettera che rappresenta la nota fondamentale dell'accordo e accanto il numero 5. Sempre più spesso quindi viene utilizzato questo modo per indicare un power chord. Passando adesso agli accordi a 4 voci, vediamo quelli più diffusi. Un accordo maggiore settima si scrive in questo modo: si utilizza la lettera appunto che rappresenta la nota fondamentale dell'accordo e accanto si può aggiungere un triangolino, un piccolo delta, che mi rappresenta appunto l'utilizzo di una settima maggiore. Ci sono ovviamente anche alternative a questa sigla, altrettanto diffuse, che sono il nome della lettera e il suffisso major e poi il 7 messo qui in alto, o ancora un ibrido tra i due che utilizza la lettera, il suffisso major e poi il delta. Quando invece parliamo di un accordo di settima di dominante, utilizziamo semplicemente la lettera e il 7. Quando invece vogliamo siglare un accordo minore settima, come potete già immaginare, utilizzo la lettera, la M minuscola e il 7. L'alternativa potrebbe essere il trattino meno e il 7. Per quello che riguarda invece gli accordi semidiminuiti, si utilizza di solito il cerchietto tagliato, o come alternativa si può anche trovare scritto come un Do minore settima con la quinta bemolle. In altri casi un po' più rari si potrebbe anche trovare scritto come C half dim. Per quello che invece riguarda l'accordo di settima diminuita, utilizzo la lettera, il pallino e il 7. Altri accordi, forse leggermente meno diffusi ma importanti da conoscere, sono le sigle degli accordi minore maggiore settima, che possono essere siglati in questo modo. Utilizzo la lettera, poi metto M minuscolo e il delta, quindi sto specificando che si tratta di un accordo minore ma con la settima maggiore. Un altro modo potrebbe essere scrivere CM e poi accanto Maj 7, o a posto del 7 posso inserire sempre il delta. E come le altre varianti, a posto del meno posso anche decidere di utilizzare il trattino, ok? Questa è anche una possibilità, quindi una combinazione di questi elementi. Un altro accordo importante da conoscere, anche se meno utilizzato degli altri, è l'accordo a maggiore settima con la quinta eccedente, che normalmente si segna così. Quindi in questo caso, con questa sigla, specifico che si tratta di base di una triade con la quinta eccedente, quindi una triade aumentata, con la presenza di una settima maggiore. Questo accordo, come potete immaginare, può essere scritto anche in modi alternativi, per esempio come un classico Do maggiore settima con la quinta eccedente specificata tra parentesi, o ancora le altre varianti che abbiamo visto per il maggiore settima. Un'altra famiglia di accordi di cui è utile conoscere la sigla sono gli accordi di settima alterati. Di solito appunto si utilizza la lettera, si mette il 7 accanto e a questo punto o si va a specificare tra parentesi quali nello specifico sono i gradi alterati, quindi per esempio potrei mettere bemolle nona, diesis 11, quindi in questo caso proprio le metto tutte, o solo anche una parte di questi, oppure si può utilizzare una formula un po' più generica, che quindi lascia anche un po' più di libertà all'esecutore di interpretare la sigla, che consiste nel C7 alt. È possibile anche utilizzare un accordo di settima dominante sospesa, quindi sarebbero i 7 sus, e in questo caso si siglano in questo modo: si usa la lettera, si mette il 7 e poi accanto il sus. Di solito quando si lascia questo sus così generico, la maggior parte delle volte si sottintende un sus quarta. In altri casi invece potrei decidere di specificare, quindi scrivere proprio sus nona oppure sus quarta. Abbiamo anche la possibilità di estendere l'accordo fino alla tredicesima, quindi andare oltre la settima e quindi utilizzare estensioni come la nona, la undicesima e la tredicesima. Per esempio, per un accordo maggiore tredicesima di solito si utilizza il suffisso ma e poi l'estensione. Appunto, questa estensione è una tredicesima, ma potrebbe anche essere una nona oppure un'undicesima, ok? Di solito si utilizza il suffisso ma per sottintendere una settima maggiore.
Per un accordo invece di tredicesima che sottintende una settima minore, quindi di dominante, si inserisce solamente la lettera e l'estensione. Invece un accordo minore di tredicesima andrebbe scritto in questo modo e con la presenza del minore e nessun altro simbolo, anche in questo caso la settima è presente e si intende minore. Invece un accordo di semidiminuito tredicesima si potrebbe scrivere in questo modo. Rimanendo nell'ambito degli accordi a quattro voci, dobbiamo citare anche gli accordi di sesta. Gli accordi di sesta normalmente si siglano così: si utilizza la lettera appunto che indica sempre la nota fondamentale dell'accordo e si aggiunge accanto il 6. Se invece si tratta di un accordo minore sesta, si utilizzerà appunto la M piccola o il trattino e il 6 accanto. Ovviamente in questo caso parliamo di un accordo che contiene la triade di base è la sesta, ma non la settima, perché se contenesse la settima, allora questa sesta andrebbe vista come un add 13. Un'altra tipologia di accordi molto diffusa sono gli accordi di sesta nona, che di solito si siglano così: Do maggiore sesta nona oppure Do minore sesta nona. Parliamo adesso invece del modo di siglare gli slash chords. Per chi non lo sapesse, si tratta di accordi in cui viene specificata la nota che deve trovarsi al basso, quindi la nota più grave di tutte. Per esempio, se io ho un accordo di Do maggiore e voglio specificare che al basso come nota più grave deve esserci la nota Mi, posso utilizzare uno slash e accanto inserire la lettera della nota corrispondente che voglio al basso. Quindi in questo caso questo slash chord si leggerebbe così: Do, basso, Mi. Tra parentesi, in questo caso la nota che abbiamo inserito al basso è una nota che fa parte della triade e l'accordo siglato in questo modo ci pone davanti di fatto un accordo in posizione di primo rivolto. Alle volte però possiamo anche utilizzare delle note estranee all'accordo di base e quindi ottenere dei risultati armonici diversi, che poi vengono interpretati in modo differente dal punto di vista analitico a seconda di quello che è il contesto armonico. Infine vediamo come si siglano i polychords. Come molti di voi sapranno, si tratta della sovrapposizione di due accordi e generalmente vengono indicati in questa maniera. Iniziamo con scrivere l'accordo di base e col segno di frazione andiamo ad aggiungere l'accordo che vogliamo sovrapporre, per esempio un Re maggiore. Questi polychord, così come gli slash chord, possono essere tradotti in sigle tradizionali, anche se molto spesso è preferibile utilizzare questa modalità, perché a seconda degli accordi che andiamo a sovrapporre si possono creare delle situazioni armonicamente un po' ambigue e difficili da siglare in modo chiaro. Proviamo ad esempio a tradurre questo polychord in una sigla più tradizionale. Allora, le note contenute negli accordi che abbiamo preso in esempio sono il Do, Mi, Sol per quello che riguarda il Do maggiore e il Re, il Fa diesis e il La per quello che riguarda il Re maggiore. Funzionalizzando tutte le note al Do, quindi considerando la nota Do come nota fondamentale, avremo una terza, una quinta, una nona, una diesis 11 e una tredicesima. In questo caso, essendo che manca la settima, in realtà potremmo considerare la tredicesima volendo come una sesta. Quindi siglare questo accordo come un Do, sesta, nona, diesis 11. Okay? Tutto sommato una sigla accettabile. Ma facciamo adesso un esempio più estremo, andando a sovrapporre un accordo come Do settima e Si settima. In questo caso le note che abbiamo a disposizione sarebbero Do, Mi, Sol, Si bemolle, Si, Re diesis, Fa diesis e La. Facendo lo stesso lavoro di poco fa, considero il Do come nota fondamentale e poi avrò terza, quinta, settima minore, settima maggiore, una diesis nona, una diesis 11 e una tredicesima. Già possiamo intuire come questa sia una situazione ambigua e problematica, data dal fatto che abbiamo una compresenza di settima minore e settima maggiore, cosa che di norma non succede. Proviamo comunque a trovare una sigla per questo accordo. Io protenderei per un Do settima e tra parentesi andrò a specificare che abbiamo comunque una settima maggiore, una diesis nona, una diesis 11 e una tredicesima. Ok? In questo caso mi risulta evidente come sia più conveniente tra le due soluzioni preferire questa qui, che utilizza la scrittura in polychord.
Va anche fatto notare che l'utilizzo dei polychord è particolarmente diffuso sul pianoforte e limitato su uno strumento come la chitarra. Questo è semplicemente dovuto al fatto che la chitarra di norma ha 6 corde e quindi al massimo può suonare degli accordi a 6 voci o comunque un polychord che sovrappone 2 triadi. Se ci avete fatto caso, queste sigle mi indicano che accordo devo suonare, ma danno per scontato che io sappia quali sono le note che compongono questo accordo. Ma soprattutto la sigla non mi indica il voicing dell'accordo, ovvero il modo in cui devo disporre e organizzare tra di loro le note che compongono l'accordo. Quindi quando ad esempio ci viene data una parte e questa parte contiene delle sigle, vuol dire che il committente, se vogliamo, ci vuole lasciare un certo grado di libertà nella scelta di come suonare gli accordi indicati. In certe situazioni comunque la migliore opzione resta quella di indicare esattamente le note che compongono l'accordo e il modo in cui le note di questo accordo sono disposte, soprattutto quando ho a che fare con degli accordi come i clusters, accordi quartali o comunque degli accordi che sono costruiti secondo dei criteri particolari che non mi permettono di utilizzare una classica sigla. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, se conoscevi già questo metodo, se conosci qualche variante delle sigle che ti ho indicato e se ti è piaciuto questo video o l'hai trovato utile, lascia un like e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video.